Se avete bisogno di registrare un tutorial utilizzando il vostro tablet, no? Registrate lo schermo del vostro tablet per dimostrare qualcosa, un programma, un sito, qualsiasi cosa, ma in questa dimostrazione avete anche l'audio, ok? Diciamo della fonte di dove state registrando lo schermo, però avete bisogno anche di registrare voi stessi, quindi utilizzate il vostro smartphone come videocamera. Qui vedremo in questo video come utilizzare il multicam di LumaFusion in modalità manuale. Perché in modalità manuale, vi chiedete voi, e non in modalità automatica come sincronizzazione? Perché per registrare, cioè noi dobbiamo registrare l'audio dal nostro tablet, iPad, Android, che sia computer, solo dell'audio che esce da un sito, da un programma musicale, da qualsiasi cosa, non la nostra voce, ok? Quindi dobbiamo registrare due tracce separate, non so se mi spiego, poi lo vedremo ovviamente nel dettaglio. Quindi l'iPad, perché sia anche l'Android, quello che è, registrerà quello che esce da un sito internet o da un programma musicale tipo GarageBand quando faccio i tutorial. Il cellulare registrerà la voce solo. Ma per sincronizzare questi due fonti audio e anche video, cosa ci vuole? Ci vuole un inizio, un battito di mani, un 2-3, un chuck, quello che sia. Però qui viene il bello. Una volta dato l'1, 2, 3 o chuck o mani, quello che sia, l'audio cioè il nostro iPad oppure qualsiasi fonte, diciamo qualsiasi tablet, computer, deve smettere di registrare la voce. Quindi bisogna interrompere la registrazione della voce. Sull'iPad è molto semplice, perché basta fare registrazione schermo, poi disattivare il microfono una volta che abbiamo finito di dare gli start, uno start, un 2, 3, e quindi lui continuerà a registrare solo quello che esce dal nostro iPad, non dai microfoni dell'iPad stesso. Quindi a questo punto abbiamo il nostro iPad che registra lo start della nostra voce, 1, 2, 3, chuck oppure il battito di mani, dando ovviamente il tasto sul microfono, disattiva il microfono, lui non registrerà più la nostra voce, ma solo quello che esce, ok, dalle fonti sonore, programmi musicali, siti, eccetera, mentre il nostro cellulare continuerà a registrare la nostra voce. Ma per sincronizzare il tutto non sempre l'automatico funziona, perché ovviamente non abbiamo un audio continuo, abbiamo un audio che si interrompe, ok? E poi ovviamente nel mezzo ci saranno i suoni di un gioco, i suoni di un sito, quello che è. E quindi bisogna farlo manualmente. E adesso andiamo a vedere come farlo. Ovviamente in LumaFusion cosa serve ovviamente per registrare queste cose qua. Vi darò anche due consigli e poi faremo la dimostrazione pratica. Ma prima di ciò, io sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologie legate agli smartphone e ovviamente a tutto il mondo delle applicazioni e accessori. Adesso andiamo a vedere in questo video, che non sarà brevissimo, come registrare un tutorial e utilizzare il multicam in modalità manuale di LumaFusion. Allora, come ho detto all'inizio, bisogna abilitare il microfono. Io parlo di iOS, non so adesso in Android se c'è una funzione per fare così. Abilitare il microfono quando si dà lo start al video prima di iniziare con conteggio, e poi disabilitarlo senza interrompere la registrazione, perché ovviamente sennò non ha senso questa cosa che stiamo facendo. Andiamo a vedere subito lo schermo dell'iPad, eccolo qua. Ovviamente per ragioni di registrazione schermo non posso condividerlo sul banco di regia, anche perché non funziona più. E qua abbiamo il nostro controllo. Ingrandiamo un po' lo schermo, ho le mani fredde. Allora eccolo qua, il nostro controllo della registrazione. Se non ce l'avete dovete andare a inserirlo dal centro di controllo. Una volta visto, clicchiamo su, vedete che il microfono è disabilitato adesso, ok? Quindi io vado a abilitare il microfono, perché adesso mi serve abilitato, ok? Vado a lanciare la registrazione. Poi una volta che è finito il conteggio, allora posso incominciare a fare 1, 2, 3, 4, 5, come ho detto, con molta calma, senza diciamo correre, perché poi più distanziati sono i picchi e più io riuscirò a capire, ok, come sincronizzarli manualmente. Una volta finito il conteggio vado a stoppare il microfono senza interrompere la registrazione, che continuerà ovviamente a registrare
il tutorial, ok? Ovviamente se non c'è un audio, cioè non devo registrare un audio, è inutile questo lavoro, posso lasciare il microfono aperto e la sincronizzazione la faccio automatica. Ma se devo registrare un audio come adesso, andiamo a vedere come registrare DJ, l'applicazione DJ in modalità Automix, quindi devo miscelare poi il mio audio della musica che esce dall'iPad con ovviamente il parlato, ma non potendo registrare due tracce separate, se registro tutto insieme la voce dalla musica non potrò mai separarla. Sì, ci sono strumenti AI, ma sono tutte delle schifezzuole, quindi io da buon musicista e da piccolo regista di mixer, di serate, roba del genere, preferisco avere le due tracce separate per poi elaborarle come voglio. Quindi l'iPad registra la musica e il cellulare registra la mia voce, e poi vado a mixare tutto con LumaFusion con Multicam. E andiamo adesso a vedere in pratica come fare, ma prima andiamo a vedere cosa ci serve. Quindi cosa ci serve per registrare a questo punto un tutorial per poi ovviamente andarlo a mixare in LumaFusion, poi vedremo. Innanzitutto uno smartphone, io parlo di smartphone, poi potete usare quello che volete, ma in questo canale si parla di smartphone, quindi prendiamo il nostro telefono, piantiamo sul cavalletto, e ovviamente nel computer, nel tablet che diciamo utilizzeremo per dimostrare una fonte sonora, ok, un programma di musica o un sito dove ci sono dei suoni o un videogame, dovremo indossare le cuffie, perché non dovrà uscire l'audio dal nostro dispositivo tipo l'iPad dove diciamo dimostreremo questo videogioco, mettiamo, quindi dovrà uscire l'audio ma solo in cuffia, quindi se no il microfono riprenderà tutto e quindi farò il lavoro è inutile, ok, quello che sto facendo. Quindi indosso le cuffie e vado a cercare il microfono. Ecco, vi consiglio l'ultimo che mi hanno inviato, che è della Lucco. Se volete ovviamente un microfono wireless, se il vostro dispositivo non ha più il jack oppure non avete gli adattatori, non volete incasinarvi con gli adattatori, ovviamente utilizzate un wireless tipo della Lucco, poi vi metto il link in descrizione se volete andare a vedere i tutorial, oppure uno col filo, questo da Dream Grip che mi hanno inviato il microfono e praticamente è col filo, quindi a voi la scelta se adottare un microfono col filo o con wireless, quello che sia, oppure se avete una bella cuffia, non lo so. Quindi fate ovviamente voi la registrazione sia sul vostro cellulare, l'audio della voce, e poi sul vostro dispositivo iPad, Android, tablet o computer che sia, quello che ovviamente dovete dimostrare. E adesso andiamo a vedere ovviamente la cosa pratica di LumaFusion, come montare il tutto poi una volta realizzato questo materiale. Ok, apriamo LumaFusion, un altro progetto, quindi più, andiamo ad abilitare la funzione multicam e andiamo a inserire le tracce che ci serviranno. Quindi dobbiamo andare su i video, ovviamente, andare nella galleria fotografica o dove li avete ovviamente i video, andare qui e inserire i video che abbiamo prodotto. Cioè io ho prodotto praticamente un video, ok, di una breve presentazione di questo DJ, ma ovviamente non sono un DJ, in modalità Automix, e questo è il video, ovviamente la ripresa mia, e l'audio buono, lo buttiamo qua, prendiamo anche la ripresa, la buttiamo qua, e prendiamo ovviamente lo schermo la registrazione schermo, la buttiamo qua. Ora non ci resta che tanto pregare che vada a tempo da solo e poi dare auto ovviamente su audio e vedere se, chissà, potrebbe essere un miracolo, ogni tanto succede, ogni tanto no, se no dobbiamo farla a mano, andare a vedere se mette a tempo le nostre tracce da solo. Allora l'ha fatto, vedete che l'ha fatto, ogni tanto lo fa, ogni tanto non lo fa, ogni tanto lo fa. Se non lo facesse bisogna andare in modalità manuale e a questo punto la traccia bisogna prenderla e spostarla in base ai picchi che voi avete dato, ok? Quindi ritorniamo adesso a fare così, ritorniamo in automatico e vi faccio vedere due cose interessanti, una veramente interessante, come si può
si possono staccare, perché la traccia audio è contenuta ovviamente nel video, ok, della ripresa della persona, di quello che è. La seconda traccia audio è contenuta nella registrazione schermo, quindi quello che a noi ci serve sono le due tracce separate. Una contiene la voce e l'altra contiene la musica, un videogame, quello che è. Quindi andiamo qui. Ora, per staccare l'audio non facciamo che altro che andare qui in mixer, posizionarci sulla clip, la principale, diciamo che è questa, ok? E c'è qualcosa, sì, 3 cliccate e abbiamo praticamente staccato, ok, il primo audio della clip principale. Andiamo di nuovo qua, no, scusate, andiamo in mixer, andiamo qui nella seconda camera, rifacciamo la stessa cosa, però mi raccomando farlo sempre all'inizio del multicam. 1 2 3, cancelliamo questa e 1 2 3, ed ecco qua che ha staccato l'audio, ok, della seconda camera. Infatti ce ne accorgiamo perché qua finisce lo start praticamente, continua tutto e poi io parlo, ma poi alla fine vedete che quando c'è la dimostrazione del brano che parte, ovviamente la traccia che si popola è quella sotto, perché c'è il brano che parte, ok, è qua, ok, eccolo qua, sentite qua, ed è partito. Ok, quindi abbiamo le due tracce separate correttamente. Ora io posso fare ovviamente quello che voglio, a parte tagliare l'inizio, io 1 2 3 4 5 6 quello che è, li vado a tagliare e quando inizio a parlare, ok, che deve essere qui, 4 5 6, ok, deve essere qui il taglio. Benissimo. Ok, deselezionate tutte le tracce cliccando qui, forbicina o command B, vi posizionate sulla prima sezione del multicam e date un bel cancella, e a questo punto avete le 3 tracce, diciamo le tracce che ci servono. Possiamo ovviamente andare nella prima traccia audio, diciamo quella che ho parlato, andare a mettere, non so, un po' di, se vogliamo, un po' di compressore, o possiamo andare anche a mettere un po' di riduzione del rumore, ecco. Ma la cosa, diciamo, importante è questa: andare qua e andare a mettere in primario, perché così LumaFusion saprà che questo è l'audio primario e abbasserà la musica quando entra la voce. Benissimo, adesso andiamo a, ok, poi andiamo di nuovo anche nella seconda traccia e anche qua lo diamo primario, ma lo diamo più alto. Infatti se io faccio così, vado qua adesso, clicchiamo il primo ed è partito. Adesso andiamo qua, ok, praticamente poi alzo il volume in base a quello che mi serve, ok, se la musica deve essere più alta o bassa, quindi posso anche aggiustarmi così. Posso anche non usare diciamo sulla prima traccia il primario e poi aggiustarmi il volume come voglio. Però abbiamo creato praticamente, stiamo creando un tutorial con 2 tracce audio, ok, e 2 video miscelati, diciamo, dal multicam di LumaFusion. Ok, cari figliuoli, spero di essere stato chiaro e avervi illustrato come si può utilizzare il multicam di LumaFusion per miscelare 2 fonti che poi alla fine hanno un audio stoppato, diciamo, ha un audio interrotto, perché il problema è lo start, cioè io devo dare lo start e poi ovviamente, come avete visto, l'iPad non deve più registrare il mio audio, se no si va a sovrapporre con la mia voce e poi succedono quei casini. Dio, mi piace avere separate le troccette. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, cosa dovete fare adesso in massa? Condividetelo con i vostri amici o chi ha ovviamente come passione il montaggio video, anche amatoriale, non bisogna essere per forza addetti ai lavori, professionisti, sia anche chi ama questo tipo di diciamo di tecnologie, di passione, di creazione. Bene, in ultimo, cosa dirvi? Sempre la stessa cosa, 82%, dai ragazzi, diamoci dentro, iscrivetevi al canale, almeno 5-6 di voi, così il canale cresce e possono arrivare delle belle novità. Quindi andiamo avanti così e vi ringrazio ovviamente a tutti per l'iscrizione, quindi per i commenti, tutto quanto gira intorno a voi, perché il canale lo fate voi, giustamente. Noi ci mettiamo la creazione, ma se poi non c'è il pubblico è come un teatro vuoto, è come un concerto vuoto. Grazie ancora, alla prossima.